stiamo per avere ospite Jonathan Calugi, che è un illustratore con delle forme molto minimali, ha fatto anche dei lavori molto importanti. Vediamo. Eccoci qua, Jonathan, benvenuto. Ciao. Come spesso capita quando c'è un ospite che si occupa di grafica, poi io mentre che vedete il filmato lo accolgo e gli chiedo: ma è giusta la definizione grafico? E tu invece cosa mi hai risposto? Che è la cosa, cioè, nel mio caso è forse la cosa più complessa, perché non riesco bene a definirmi. Non sono un illustratore perché sarebbe un'offesa ai veri illustratori. Non sono così bravo come i veri illustratori. Vabbè, ma questo lo dici per modestia. No, però. no, lo dico per la realtà dei fatti. Alla fin fine non sono così bravo a fare illustrazione in senso tradizionale. Diciamo che l'illustrazione è il mezzo che mi garantisce di distinguermi in un campo agguerrito come quello del design. Chiudiamola tipo con questo Insomma, modo. l'ha detta con una perifrasi, però diciamo la verità, tu nel 2010 sei anche stato inserito nei top grafici da una rivista che si chiama Print, giusto? Sì, nel 2010 ho per l'appunto avuto questa grandissima fortuna, chiamiamola così, perché forse ero la persona giusta nel momento giusto e ho vinto sia come New Visual Artist uno dei 20 sotto 30 anni per Print Magazine, e nello stesso anno sono stato anche inserito all'interno dei 50 sotto 30 anni dell'Art Director Club sempre di New York. Quindi diciamo il 2010 è stato un anno fortunato. Alla faccia, lui parla sempre di fortuna, circostanze giuste. Sicuramente. Noi non ci crediamo tanto. Tu non hai eseguito tra l'altro degli studi accademici, ma hai fatto tutto by yourself. Diciamo proprio di sì, che proprio lo studio accademico è proprio la linea che mi manca. Alla fine mi piacerebbe, ti dico la verità, delle volte mi chiedo: cavolo, sarebbe bello sapere più cose. In realtà non ho assolutamente seguito un percorso lineare, ho semplicemente fatto degli studi sempre alternativi, sempre per evitare una volta il militare, quando dovevo fare le superiori, l'altra volta il dover prendere il treno, quindi lo sbatti di dover andare in un altro posto, però alla fin fine sono sempre riuscito a mettere dei tasselli e a fare quello che mi piace fare. E se non sbaglio, leggendo la tua biografia, un grande input ti è arrivato da tuo nonno. Diciamo che più dai miei genitori, ad esempio. Mia madre mi ha fin da piccolo cresciuto con tanti colori, con la voglia di fare. L'idea di mio nonno, che è di New Orleans, è sempre stata la possibilità di farlo, cioè alla fin fine andavi avanti e sapevi che era possibile farlo. Anche se alla fin fine non ci sono cresciuto insieme, perché io a Pistoia, lui a New Orleans, diciamo c'era quel piccolo... Perché lui è emigrato? Lui è emigrato perché lui era di Viareggio e faceva il carnevale, quindi i carri del carnevale, è andato a New Orleans e ha cominciato a fare i carri del carnevale. Quindi ha continuato la tradizione viareggina, là. È sempre stata l'idea della possibilità del poter fare. La tradizione di famiglia quasi. Sì, diciamo di sì. Non sei stato il primo artista in famiglia? No, diciamo. Allora abbiamo qui un po' di tuoi lavori, io li aprirei. Apri pure, ti spiego. Avevo promesso a Federico per l'appunto di portare altre cose, soltanto sono stato molto impegnato e non ho avuto la possibilità di rintracciare queste cose, quindi ho portato altre cose ancora. Vediamo, è difficile aprirle senza rovinarle. Ecco qua. Questo era, pensavo fosse parte dell'opera, per quello andavo cauto. Questo è Batman. Questo è Batman, questo è proprio Batman e fa parte per l'appunto di questa serie che stiamo vedendo. Sì, di questa serie di illustrazioni che si chiamano Fat Heroes, che praticamente è stato un gioco su cui mi sono cimentato, dell'idea del cambio visivo di un'icona. Alla fin fine gli eroi sono un'icona, poi sono partito sempre dall'idea di un'America un pochino appesantita, di questi hamburger, di questi uomini un po' obesi, e ho pensato alla fin fine che tutti possono essere dei supereroi e ho voluto far ingrassare questi supereroi
E c'è anche Hulk, per Ci sono esempio. tutti, c'è anche Topolino, c'è la Pantera Rosa, ci sono un Ah, è sacco vero. di personaggi. Infatti il fascio di luce dagli occhi è Perché tutti, perché il supereroe deve avere la Supereroe. fascia negli occhi, E dopo poi, renderli però ci sono anche simili. Batman e Robin che non hanno superpoteri. Però sono supereroi alla fin fine, potrebbero bene, esserci un po' tutti. Tu utilizzi queste linee molto minimali, molto essenziali. Dici quando devi creare un lavoro si parte da 0 e si arriva a 1-0. Che cosa vuol dire? Ti spiego. Io ho un'ipotesi, vediamo se ci ho azzeccato. Significa perché lo 0 è tondo, è perfetto, si parte da 0 e si arriva alla perfezione alla fine? Non proprio, alla fin fine ti spiego. Io ho avuto la fortuna di trovare questa soluzione delle linee, che partivi da un punto creando una serie di disegni, una serie di illustrazioni, una serie di oggetti, una serie di parole e ti trovavi alla fine di questa illustrazione all'inizio di un nuovo punto. Come vediamo ad esempio tipo qui, partiamo da una parte ma alla fin fine ritorniamo sempre in un punto di inizio e l'ho preso come una sorta di life motive, quindi ogni volta che finisci un qualche cosa è l'inizio della stessa cosa, quindi sempre un iniziare continuamente e è stata un po' una fortuna perché non mi piace pensare che alla fine esiste un punto in cui si arriva, mi piace più pensare che c'è un punto da cui si parte. Bene, bene. Tu hai anche creato la copertina, come dicevo, anticipavo prima, per un famoso cantante italiano che è Cesare Cremonini, Sì, giusto? Giusto. Hai fatto la copertina per la teoria dei colori. Yes, abbiamo fatto la Eccola copertina, io ho realizzato il disegno e poi insieme ad altri due ragazzi... Anzi, siamo internazionali, l'artwork. L'artwork di questa copertina e per l'appunto Cesare ci ha molto stupito nel scegliere questo lavoro perché inizialmente mai avrei pensato che avesse il coraggio in un mercato italiano di uscire con una copertina che pur essendo identificativa può essere scambiata come anonima. Alla fine sono tutta una serie di piccoli pezzetti, triangoli di giochi che formano un artwork astratto. Però il bello dell'astratto, per come la vedo io, è come il punto di inizio e il punto di arrivo, ognuno ci vede quello che vuole. Quindi poteva essere troppo impersonale, dici tu. Sì, però ha avuto coraggio e credo che gli piaccia e che sia andata abbastosa bene tutto il lavoro su questo artwork. Beh, lui è sempre molto creativo anche Sì, nelle sì, sue moltissimo. canzoni un po' istrionico. Tu utilizzi tutti questi pattern per che cosa? Che cosa ci fai con queste opere? Allora, il pattern inizialmente è nato proprio come un'esigenza di ossessione, devi ripetere, ripetere, ripetere. È stata una fortuna perché sempre mi sembra l'anno prima, il 2009, assieme a De Longhi, sempre in America, ho fatto un'edizione limitata di macchinette del caffè incisa al laser, poi ho fatto i mouse per Logitech, una serie di vari progetti, vengono utilizzati un po' tutti. La fortuna del pattern è che ci sono tanti elementi e possono essere un artwork e allo stesso tempo una sorta di brand identity prendendo tutti i pezzi che ci sono nel mezzo. Per esempio, mi sovviene la maglietta che ci hai mandato. Sì, questa è una maglietta che con questo pattern delle ancore, semplicemente, cambiando sempre la dimensione, mentre invece l'altra, Quest'altra, vediamola. usando il gatto, è la maglietta che è uscita pochissimo tempo fa, pochi giorni fa, perché abbiamo fatto insieme agli amici di Fresh Label, di cui faccio parte come etichetta discografica, questa festa a Firenze e il motivo generale era per appunto questo gatto. Ci hai mandato anche i tuoi... Non sono miei, sono dell'etichetta. Ah, ok. Sono 2 CD dell'etichetta, 2 compilation che abbiamo realizzato con l'etichetta. Che tu comunque hai un passato anche da musicista. Più che da musicista ero all'interno del rap, ma tanti anni fa, troppi anni fa, e poi dopo il rap sono passato a fare un po' di musica elettronica, ma più sempre curando l'aspetto grafico e artistico insieme a Smile for Timbuktu, che era composto da Digi Galessio, che comunque è una persona che sicuramente avrete sentito nominare, abbiamo e l'altro citato. ragazzo Simone, che è l'altro ragazzo di Fresh Label. Quindi è naturale che si graviti sempre un po' intorno a questo mondo anche quando non si fa più niente di specifico. Senti, tu lavori a mano o in digitale o tutte e due? Entrambi, anche se alla fin fine il digitale è quello che vogliono. Perché Perché è devi più confezionare. utilizzabile, è anche più facile, più utilizzabile, ingrandisci e rimpiccolisci. Quindi non ci ha sono neanche problemi. senso, dici, farlo a mano e metterlo in digitale? Ha perché senso comunque- più farla a mano per me come idea generale perché è molto più veloce e poi in esecuzione vado sempre in digitale. Come di Leonardo da Vinci troverete gli schizzi di Jonathan Calugi fra 10 anni e a prezzi Nei esorbitanti. bagni, tipo, Bene, bene. Qualche cos'altro c'era all'interno di questo pacchetto? Niente. Super Heroes è, Sì, è questa quello che piccola abbiamo visto zin prima. dei supereroi e basta.
anche la prospettiva frontale. Molto bene. C'è stato un lavoro particolare che ti ha portato via tantissimo tempo, che però ti ha dato tanta soddisfazione? No. Ti giuro, ma sai perché? Perché ogni volta che mi capita di fare un lavoro veramente bello, inizio a farlo e dico cavolo, favoloso, ci dedico il tempo. E soprattutto mi capita, e questo è il male mio personale, quando c'è un lavoro che ti pagano, di aver voglia di fare i lavori che non sono pagati. Questo, e quindi questo sempre. è sempre questo mix. E c'è una battaglia perenne. Sì. Su cosa stai lavorando attualmente? In questo momento tanti progetti di cui alcuni non se ne può parlare. Più dai, neanche un'anticipazioncina. Non credo che non ne vogliano. Alcuni in Italia, fortunatamente qualche cosa sto lavorando in Italia, anche se non è il mio terreno, il terreno in cui mi muovo, e poi un sacco di cosette a destra e a sinistra che mi divertono, quindi sono contento. Molto bene, allora in bocca al lupo. Crepi. Jonathan. Comunque io dico, potevi darcela un'anticipazione quando ti ricapita di andare in un programma live pomeridiano su una televisione nazionale. È vero, ma sai perché? Perché non mi sono informato. Va bene, grazie Jonathan. Grazie a te. Grazie mille anche dei cadeau, degli omaggi.